Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi mi trovate in abiti da lavoro perché andremo a fare una bella pulizia ad una macchina, vedremo come si fa, ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale. Solo il 5% di chi guarda i miei video è iscritto al canale e quindi c'è il 95% che ancora non preme iscriviti e accende la campanellina. Questo è importante perché rimarrete aggiornati sui miei video. Come sapete, ogni settimana io regalo qualcosa ai miei iscritti che commentano e interagiscono sui miei video e questa settimana ho deciso di regalare ad Antonella Tolve. Antonella, se vedi questo video, scrivimi nella mail che trovi in descrizione il tuo contatto, il tuo indirizzo, avrò il piacere di mangiarti alcuni campioni che io ho ricevuto nel corso di questi mesi e di farli assaggiare anche a te. Quindi Antonella, scrivimi, e per tutti gli altri che ancora non sono iscritti, iscrivetevi al canale e commentate i video, dovreste essere voi che nel prossimo video sarete scelti per ricevere un omaggio. Oggi andiamo a parlare di una fase fondamentale per una macchinetta del caffè, che è la pulizia. È spesso un qualcosa che noi trascuriamo o facciamo superficialmente. In questo caso ho un Aroma Plus rientrata da un utilizzo incomodato, che quindi è stata utilizzata e sicuramente è stata pulita da chi l'ha usata, però adesso voglio andare a guardarci e metterci le mani io, così da farvi notare come la pulizia sia importante e sia poi determinante per l'uscita di un buon caffè. L'abbiamo collegata a corrente, andiamo adesso a fare l'erogazione e vediamo cosa esce da questa macchinetta senza cialda. Innanzitutto io vorrei far notare, non so se si riuscirà a vedere, ma addirittura riusciamo a vedere nel tubicino a occhio nudo dei piccoli puntini bianchi di calcare, cioè già da qui riusciamo a vedere quello che sto sempre in ogni video a dire, che è la rovina della macchina, ovvero il calcare. Vedete tutti quei puntini bianchi all'interno del tubicino, è proprio il calcare che non tanto è problematico nel tubicino ma quando all'interno della pompa, perché poi andrà a far sì che ostruirà la pompa e farà sì che la pompa si romperà, quindi già dal tubicino riusciamo a vedere che dobbiamo fare una decalcificazione. Andiamo adesso ad erogare e vediamo cosa esce da questa macchinetta. Come potete vedere, erogando senza cialda ci riusciamo a rendere conto di quanto l'acqua sia sporca e di quei micro depositi neri, che non sono altro che micro pezzi di caffè in polvere, che avremmo bevuto se avessimo erogato una cialda. Questa erogazione a vuoto appunto ci permette di vedere lo stato di pulizia della macchina e appunto quanto lavoro c'è da fare, altrimenti c'è il rischio che beviamo nel caffè questo, con tutte le conseguenze, il caffè non ci sembra buono come al solito. E quindi iniziamo la nostra pulizia. Partiamo innanzitutto, come abbiamo detto prima, dalla decalcificazione, perché il tubicino è pieno di calcare e anche la bottiglia è facilmente visibile di quanto sia sporca di calcare. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere dell'acqua pulita all'interno della bottiglia, riempiamo circa metà del serbatoio e andiamo a mettere una polvere decalcificante adatta appunto per le macchinette all'interno della bottiglia. Perfetto, andiamo a sciogliere questa polvere in maniera tale che il decalcificante agisca e la facciamo riposare e vedrete appunto scomparire tutto quel calcare all'interno della bottiglia. Quando la bottiglia è in vetro è veramente facile la pulizia e tornerà quasi come nuova. E la lasciamo agire. Inoltre questa soluzione con decalcificante la usiamo già per erogare una prima tazzina di caffè, che farà sì che quel liquido decalcificante finirà in tutte le componenti della macchina. Perfetto, abbiamo erogato questa tazzina di decalcificante e lasciamo adesso agire per 15 minuti il decalcificante nella macchina. Per evitare di formarsi tutto quel calcare che abbiamo visto sul tubicino e all'interno del serbatoio esistono sostanzialmente 3 metodi. Il primo, che è quello che sicuramente consiglio io, è quello di usare di un'acqua minerale in bottiglia e quindi non l'acqua di rubinetto. Troppo spesso l'acqua di rubinetto è piena di calcare che fa sì che si formino quei depositi e poi vanno a intasare la pompa. La seconda alternativa è utilizzare un filtro addolcitore che si infila alla fine del tubicino della nostra macchinetta, se la macchinetta appunto ha questa possibilità, ed è un filtro che comunque addolcisce l'acqua e migliora sicuramente la qualità dell'acqua e riduce il calcare, però sinceramente poi il filtro va cambiato spesso, non è una soluzione che io consiglio.
L'alternativa invece, se non si possono utilizzare questi primi due metodi, è decalcificare spesso. Quindi vi rimando al video della decalcificazione in cui spiego tutti i metodi con cui si può decalcificare facilmente. Si può decalcificare con l'aceto, si può decalcificare con un prodotto come quello che vi ho mostrato, che è per utilizzo alimentare. L'importante è decalcificare spesso. Io dico sempre una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, ma poi dipenderà anche molto da quanto sa la macchinetta. Ovviamente se la userete spessissimo la decalcificazione andrà fatta più spesso, ma è vero anche se non la usate mai non significa che la decalcificazione non va fatta, perché comunque i residui di acqua quando si andranno a essiccare lasceranno i residui di calcare. Quindi questo è quanto riguarda la parte di decalcificazione della macchina. Inoltre dobbiamo parlare della parte di pulizia. Come avete visto, il bicchierino è uscito con un'acqua totalmente torbida, sia di residui di polvere di caffè, sia torbida perché evidentemente le componenti della macchina sono sporche. Adesso andiamo più da vicino a rimuovere e smontare il pressacialla, e per fortuna in questa Aroma Plus si può fare molto facilmente. Andiamo a vedere come va pulito. Preparo una piccola soluzione decalcificante. Con un po' d'acqua, un po' di polvere decalcificante. Vado a scioglierla. Ed è pronta all'uso. Anzi, forse per comodità ve la lascio in un bicchiere trasparente, così andremo a vederne i risultati che produrrà. Poi andiamo a smontare il gruppo pressacialda dell'Aroma Plus. Si smonta sollevando la leva, girando verso destra la parte inferiore, rimuovendo il contenitore acque grigie. Ci si può aiutare con un dito a spingere da sotto e verrà via il gruppo pressacialda. Guardate il portacialda come sporco, questo può essere svitato e rimosso, e guardate qui cosa andiamo a bere in ogni caffè se non puliamo la macchina. È totalmente incrostato di caffè, ci sono dei residui di polvere, è veramente una cosa lurida e è dovuto a un semplice utilizzo normale della macchina. Questo per dirvi quanto è importante lavare la macchina e quanto è importante avere un gruppo pressacialda removibile. Andiamo adesso a darci una sciacquatina con l'acqua corrente per rimuovere il grosso dello sporco. Comunque, come vedete, rimangono ancora dei residui totalmente incrostati. A questo punto andremo a mettere questo portafiltro all'interno della soluzione decalcificante che abbiamo preparato prima e lasciamo anche questo agire per un quarto d'ora, 20 minuti. Adesso possiamo fare una pulizia più estetica, che è quella di rimuovere il contenitore delle acque grigie residue e fare una bella pulizia, perché anche qui si depositano dei residui che, se lasciati per troppo tempo, possono addirittura produrre incrostazioni e muffe. E per pulire questo basta il semplice svelto e una spugnetta, e poi andiamo a fare una pulizia sempre con una spugnetta delle parti più estetiche e facilmente pulibili. Ora farò una pulizia grossolana giusto per darvi l'idea, poi ovviamente voi nella vostra macchinetta a casa sarete sempre più precisi e più attenti. Guardate come si pulisce e quanto sporco viene via all'interno della macchinetta. Inoltre, facendo questa pulizia, secondo me è importante guardare il grado di usura della guarnizione. Questa guarnizione si rimuove facilmente con un coltello e può essere sostituita con pochi euro, e può essere necessario se la troviamo deteriorata. Vediamo, in questo caso non mi sembra sia in cattive condizioni, quindi possiamo assolutamente lasciarla. Perfetto, sono passati circa 20 minuti, andiamo a vedere il risultato della nostra decalcificazione. Partiamo dal serbatoio in vetro, che sicuramente si è un po' pulito, e adesso andiamo a utilizzare questa soluzione decalcificante per erogarla completamente all'interno della macchina. Svuoteremo tutto il decalcificante e poi andremo a fare la pulizia del serbatoio. Poi qui abbiamo pulito bene
la parte del pressacialda e andremo a risistemare tutto. Quindi contenitore acque grigie. Intanto guardate quanto sporco quest'acqua, come è diventata torbida, proprio per la pulizia che ha effettuato il decalcificante disincrostante. Andiamo a risciacquare la parte del pressacialda. Guardate come è tornato pulito, sembra nuovo. Se vi ricordate come era incrostato prima, capirete che la pulizia è veramente avvenuta e adesso torneremo a berci un caffè buono che esce da una macchina pulita, come fosse nuovo. Guardate come è venuto pulito questo, se ricordate come era sporco prima e quanti residui aveva. Quindi andiamo a risciacquarlo abbondantemente. Vedete, è tornato veramente nuovo. Nel caso dell'Aroma Plus non va pressato il pressacialda, ma c'è una ghiera che va fatta girare. Si solleva, si reinserisce così storto, si preme e si gira al centro e poi si va a ripressare. Adesso andremo a fare delle erogazioni per pulire totalmente il serbatoio dal decalcificante e poi andremo a fare i serbatoi di acqua di risciacquo. Adesso andiamo a riempirla un serbatoio di acqua pulita e andremo a erogare nuovamente così da pulire al decalcificante tutta la macchina. Perfetto, ora vi voglio far vedere l'erogazione che abbiamo fatto a inizio del video di un bicchierino trasparente e di come sia cambiato la prima acqua che era uscita, che era tutta torbida o residui di caffè, a come uscirà la stessa erogazione dopo la macchina è stata pulita dalla nostra pulizia che abbiamo fatto insieme. Andiamo a vedere come verrà l'acqua. Come vedete è cambiato totalmente il colore, sono totalmente spariti i residui di caffè in polvere e questo sarà l'acqua che quindi, se avessimo fatto un'erogazione di caffè, saremmo andati a bere quest'acqua trasformata in caffè, che è totalmente diversa da quella che magari mette in sovraimpressione, che è uscita quando la macchinetta era sporca, e comunque sporca ma se da un semplice utilizzo, cioè chi mi ha riconsegnato questa macchina stava utilizzando questa macchina e quindi stava bevendo quell'acqua sporca che usciva. Ok, ora andiamo solo a dare un'asciugata per far sì che torni tutta bella pulita e lucida. Come avete visto siamo passati da un'acqua molto sporca, piena di residui di caffè, a un'acqua uscita dalla macchina totalmente pulita a seguito della decalcificazione e della pulizia che abbiamo fatto. Io spero che con questo video abbiate capito l'importanza della pulizia della macchina. Spesso parliamo che troviamo le miscele di caffè che siamo abituati a bere che hanno cambiato gusto, le troviamo con un retrogusto di bruciato, le troviamo cambiate, non più le stesse. Spesso lo leggo anche dai commenti e mi dite che non riconoscete più il sapore del solito caffè che bevete. Ecco, talvolta le miscele di caffè possono cambiare perché ogni caffè ha la stagionalità, ogni annata, anche la stessa pianta può produrre dei caffè leggermente diversi. Ma la prima domanda che vi faccio è: da quanto non avete pulito e decalcificato la macchina? Da quando avete fatto quella pulizia che io adesso vi ho mostrato? Perché come avete visto, quell'acqua che usciva totalmente torbida e totalmente sporca è l'acqua che avrebbe prodotto il vostro caffè. Quindi sentori di bruciato, di straccio bagnato, di muffa potreste appunto averli non tanto dalla miscela contenuta nelle cialde o nelle capsule, ma dall'acqua che attraversa la vostra macchinetta, che è totalmente sporca, e quindi quei sentori brutti che vi raccontavo li ritrovate all'interno del caffè. Quindi per passare a questo tipo di pulizia non basta far altro che la manutenzione che vi ho mostrato, una manutenzione molto semplice e che soprattutto mi riporta a una di quelle mie fisse che spesso nelle recensioni di macchinette vi rimando a guardare: è quando scegliete la macchina, scegliete anche una macchinetta facilmente pulibile. La facilità di rimozione del contenitore delle acque grigie, la facilità di rimozione del gruppo pressacialda così da smontarlo e andarlo a pulire facilmente, sono tutti aspetti che secondo me hanno una rilevanza in una fase di acquisto della macchina. Quindi spendere qualcosa in più
sicuramente può dar fastidio, però è un qualcosa che poi ci si ritrova, soprattutto se è un elettrodomestico che utilizziamo quotidianamente tutti i giorni per produrre qualcosa che poi andiamo a ingerire. Ora mi piacerebbe che mi scriviate nei commenti da quanto tempo non fate un tipo di pulizia a questa macchina come l'ho fatto io, siate sinceri mi raccomando, scrivetemi da quando è che l'avete fatta, se la fate come la faccio io, se avete consigli da darmi sarò ben lieto di ascoltarli e facciamo nascere un dibattito all'interno dei commenti su cosa consigliate voi della vostra esperienza e poi della macchina. La cosa importante è che, come vi dico sempre, fatela e pulitela perché solo così berrete un buon caffè. Per chi ancora non si è iscritto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate accesa la campanellina così riceverete notifiche sul mio nuovo video e mi raccomando lasciate un like e commentate, potreste essere voi a vincere un omaggio che nel prossimo video deciderò appunto a chi regalare. Con questo per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!